Oggi ti rivelerò qual è l'unico aspetto della tua salute che genera il vero cambiamento nel tuo corpo, ovvero che garantisce, e attenzione all'uso delle mie parole, che garantisce l'eliminazione di tutti i tuoi sintomi e la protezione totale della tua salute. Adesso comprenderai perché fissarsi su una dieta invece che su un'altra non ha alcun senso e perché tutte le contraddizioni del mondo alimentare perdono completamente importanza quando guardi le cose da una prospettiva più profonda, ma estremamente semplice da capire. Dopo questo video ti prometto che non tornerai mai più alla vecchia visione della salute, perché capirai come funziona davvero l'energia vitale del tuo corpo e di conseguenza come ripristinare la tua salute, anche come proteggerla e mantenerla ai massimi livelli. Iniziamo. Esistono due grandi vie metaboliche che convivono dentro di noi. Una via alta, efficiente, calda, rigenerativa, e una via bassa, lenta, quindi fredda e difensiva. La differenza tra le due dipende soprattutto da quanto bene funzionano i mitocondri e il microbiota. I mitocondri sono piccoli organelli presenti in quasi tutte le cellule, responsabili di produrre l'energia necessaria al corpo, ok? Abbiamo dai 2000 ai 10.000 mitocondri per cellula. Immagina quanto influiscono sulla tua energia averli tutti attivi e sani. Poi il microbiota è l'insieme dei miliardi di microrganismi che vivono principalmente nell'intestino e collaborano con il corpo per la digestione, l'immunità e l'equilibrio generale della salute. Fai conto che abbiamo più microrganismi che cellule nel corpo, quindi i mitocondri e il microbiota incidono su tutto, ma tutto. Quando i mitocondri respirano bene e il microbiota è in equilibrio, il corpo utilizza i nutrienti in modo pieno e pulito, li trasforma in energia, calore, forza, riparazione. È lo stato che chiamiamo metabolismo alto. In questa condizione ogni molecola introdotta, glucosio, grassi, aminoacidi, ormoni, viene letta dal corpo come una risorsa da trasformare in vita. Ma quando i mitocondri rallentano per mancanza di ossigeno, stress, infiammazione, tossine, carenze minerali, blocchi emozionali e il microbiota si altera, allora il metabolismo scende, è il cosiddetto metabolismo basso. In questo stato il corpo perde la capacità di ossidare completamente i nutrienti, creando residui tossici. Per esempio, il glucosio, invece di diventare energia pura, si ferma a metà strada e diventa acido lattico, e questo crea una sensazione di stanchezza, tensione muscolare, acidità e fame continua. Allo stesso tempo il corpo tende a conservare anziché bruciare, immagazzina più grasso, trattiene liquidi e ricicla in modo inefficiente gli ormoni. In pratica, entra in una modalità di sopravvivenza dove l'obiettivo non è creare energia, ma evitare il collasso. Quando invece il metabolismo è alto, succede l'opposto. Il glucosio viene ossidato completamente, generando calore, forza e lucidità mentale, e il risultato è energia pulita senza residui tossici. Infatti un corpo con buon metabolismo è caldo e pulsante. Per questo motivo dei due migliori strumenti per capire in che stato si trova il nostro metabolismo sono la temperatura corporea e il battito cardiaco. La temperatura dovrebbe essere sempre tra i 36,6 e i 37 gradi centigradi ed il battito a riposo dovrebbe essere compreso tra 80 e 85 battiti per minuto. Quando la temperatura è bassa e il battito troppo lento è il segnale chiaro che il metabolismo è lento. In questo stato le sostanze vengono gestite in modo difensivo, tossico, infiammatorio, non rigenerativo. Al contrario, quando temperatura e battito sono buoni, tutto il sistema funziona come una fornace viva e intelligente, producendo energia e calore. Ma attenzione, non tutta la temperatura alta è segno di metabolismo sano. Esiste anche una temperatura alta da stress, cosiddetto, che non nasce da mitocondri attivi, ma da ormoni dello stress, adrenalina, cortisolo, noradrenalina, e da infiammazione sistemica. In questo caso il calore nervoso non è rigenerativo, consuma zuccheri, magnesio e proteine muscolari, esaurendo nel tempo la riserva energetica profonda del corpo. Not good.
La temperatura rimane alta, ma il corpo si indebolisce perché si tratta di un'energia falsa, ossidante e non rigenerante. Quindi la vera chiave è il metabolismo, ok? E tu conosci lo stato del tuo metabolismo? Adesso che sai come misurarlo, verificalo e mi dirai, ma adesso passiamo all'effetto del metabolismo che chiude il cerchio e che ti farà aprire veramente gli occhi. Ascoltami attentamente. La qualità metabolica, ovvero se è alta o bassa, decide il destino di ogni sostanza nel tuo corpo, ovvero la stessa molecola può diventare energia vitale oppure un peso tossico. Ti faccio un esempio con il colesterolo, che non è il nemico, perché è la base di tutti gli ormoni steroidei, progesterone, testosterone, DHA, cortisolo, ok? Nel metabolismo alto il cortisolo viene trasformato in pregnenolone e da lì in tutti gli ormoni che danno vitalità, tono muscolare, libido, eccetera. Nel metabolismo basso, invece, il colesterolo si accumula nel sangue, soprattutto come LDL ossidato, perché il fegato e i mitocondri non hanno l'energia per convertirlo. Manca energia. Il risultato è poi duplice: mancanza di ormoni attivi e infiammazione vascolare. Quindi vedi come una sostanza che viene spesso demonizzata in verità dipende esclusivamente dallo stato del tuo metabolismo? E noi invece cosa facciamo? Assumiamo statine, seguiamo diete restrittive e viviamo nel terrore che il colesterolo aumenti. Mamma mia, quanta confusione! E sai anche perché? Perché l'esempio del colesterolo lo puoi applicare su tantissime altre sostanze e processi vitali del corpo, come il glucosio, ovvero i carboidrati, gli ormoni tiroidei, gli estrogeni, la digestione, la disintossicazione, il sonno, la circolazione, il sistema immunitario, eccetera, e tutto segue la stessa regola. A secondo della via metabolica intrapresa, alta o bassa, i risultati sono diversi, o sono sani e rigeneranti o sono tossici e infiammatori. Capisci adesso perché non hanno senso i trattamenti, le diete e tutte le credenze che abbiamo alimentato da sempre se non teniamo in considerazione il metabolismo? La chiave della salute non è la dieta, ma la qualità del metabolismo. Non importa quante calorie conti, quanti superfood consumi o quante ore passi in palestra, se il tuo metabolismo è compromesso, il corpo non riesce a trasformare nulla o troppo poco in energia reale. La verità è semplice ma rivoluzionaria. Nessuna dieta funziona davvero se il metabolismo è rotto. Essere vegano non ti salverà se non ossidi bene il glucosio, anzi rischi il contrario. Mangiare keto non ti aiuterà se i mitocondri non riescono a bruciare i grassi fino in fondo, anzi. E demonizzare la carne rossa o il latte non ha senso se non capisci che cosa serve mangiare per attivare il tuo metabolismo. Cioè devi costruire la tua dieta in base a come reagisce il tuo metabolismo, ovvero il microbiota e i mitocondri. Ovvero devi dare potere al tuo corpo e non a una teoria, per quanto valida possa essere o sembrare. Quindi non hai bisogno di estremismi, rinunce o modi alimentari, hai bisogno di passeggiate in natura, luce solare, alimenti biodisponibili, protezione dalla tecnologia, libertà emozionale e coerenza, perché la vera trasformazione nasce quando nutri e proteggi i tuoi mitocondri e il tuo microbiota, quando impari a misurare e a riconoscere i segni del tuo metabolismo. E questo è il senso più profondo della salute, non la lotta contro il sintomo o l'evitare certi alimenti, ma la rinascita della vitalità che c'era già dentro di te. Attraverso come? Cioè, come farlo? Attraverso un metabolismo ruggente a qualsiasi età. Se vuoi imparare i passi base su come proteggere e nutrire il microbiota e i mitocondri per poi attivare il tuo metabolismo, ora lo puoi fare per solo 17 euro. Adesso lo sai.